Crash Bandicoot è sempre stato un grande successo nel mondo, a maggior ragione in Giappone. Nella terra degli anime, infatti, esplose una vera e propria mania grazie a delle scelte ponderate di adattamenti e traduzioni che rendevano certi elementi iconografici differenti, ma altrettanto storici per il popolo giapponese. Robe come la TNT cambiata con una cassa con sopra l'effigie di una bomba, il redesign dei personaggi in uno stile più carino, kawaii, nei render promozionali e tanto altro hanno conferito alla saga di Crash Bandicoot una popolarità costante sin dal suo debutto negli anni 90 nella Terra del Sol Levante. Ma due titoli, ovvero Crash of the Titans e Crash Mind Over Mutant, non sono mai stati pubblicati in Giappone. Questo ha sollevato tante domande tra i fan, soprattutto considerando l'importanza del mercato giapponese per la serie in quegli anni. Quali sono le ragioni dietro questa scelta? Oggi proveremo a scoprirlo. Salve a tutti crashari e benvenuti in questo nuovo video. Io, come sempre, sono DaniQ94 del Crash Bandicoot Zone e oggi proveremo a rispondere ad una delle domande che la fanbase si pone già da 15 anni a questa parte. Perché Crash of the Titans e Crash il dominio sui mutanti o Mind Over Mutant che dir si voglia non sono mai arrivati in Giappone? Ecco, prima di iniziare togliamoci un sassolino dalla scarpa. I due giochi non è che non siano arrivati in Giappone perché sono brutti, anche perché l'anno prima di Crash of the Titans è arrivato un grande gioco in Giappone, anzi è proprio nato in Giappone e poi è stato portato in tutto il mondo, ovvero Crash Boom Bang. Voglio dire, tra i due mali credo che Crash Boom Bang sia il male peggiore, ma andiamo avanti, perché è proprio Boom Bang uno dei motivi, non il motivo principale, attenzione, del perché molto probabilmente Crash of the Titans e Mind Over Mutant non sono mai arrivati in Giappone. Uno dei fattori principali, infatti, potrebbe essere sicuramente il calo delle vendite della serie negli anni precedenti. Dopo i primi successi su PlayStation 1, i titoli successivi hanno registrato una diminuzione costante nelle vendite, specialmente in Giappone. Crash Twinsanity, uscito nel 2004, per esempio, ha venduto all'incirca soltanto 260.000 copie a livello mondiale nel primo mese, e sebbene non ci siano dati ufficiali dettagliati per il mercato giapponese, le vendite non sono state sufficientemente forti per giustificare un lavoro di traduzione e adattamento unico per Crash Bandicoot, specie per un gioco come Twinsanity. Un grande investimento che comportava una traduzione ed un cambio di texture e modelli. Un lavoro laborioso e non di poco conto. E già questa era la prima avvisaglia di una spesa ben superiore rispetto alle entrate di un gioco di Crash su PlayStation 2 in generale. Questo trend si è aggravato poi con titoli come Crash Tag Team Racing del 2005 e Crash Boom Bang del 2006, che non hanno incontrato appieno il favore del pubblico giapponese. A maggior ragione questi due titoli hanno avuto non solo il costo di localizzazione e di modifica delle texture, ma un vero e proprio cambio di modelli e di cutscenes, come appunto è accaduto in Crash Tag Team Racing, dove infatti nella versione giapponese il protagonista Crash aveva un aspetto totalmente differente dal modello occidentale, e di conseguenza anche le sue skin. Mentre in Crash Boom Bang, gioco nato proprio in Giappone, Crash è stato pensato con il suo modello paffuto e poi cambiato per il resto del mondo con uno più vicino al suo design in Twinsanity. Di conseguenza, per Vivendi, Sierra e nel 2008 per Activision, il mercato giapponese è diventata una priorità sempre più bassa per il franchise di Crash. È probabile infatti che l'azienda abbia deciso di non localizzare Crash of the Titans e Mind Over Mutant per il Giappone a causa delle scarse vendite dei titoli precedenti. Un costo di adattamento e di traduzione che non veniva coperto, figuriamoci superato, dalle vendite.
Proprio a tal proposito, un altro elemento cruciale è il costo elevato della localizzazione giapponese, soprattutto per la seconda metà degli anni 2000. Tradurre testi e doppiare i personaggi non era sufficiente. I giochi di Crash venivano profondamente modificati per incontrare il gusto dei giocatori nipponici. Nei primi titoli su PlayStation, come dicevamo prima, molti aspetti e design venivano cambiati, con un aspetto più cartunesco e accattivante rispetto a quello occidentale. Anche le texture dei personaggi e alcuni elementi grafici venivano adattati per essere più in linea con le preferenze locali. Questa personalizzazione richiedeva un investimento significativo e, con le vendite in calo, Vivendi ha probabilmente valutato i costi di traduzione e di localizzazione di Crash of the Titans e Mind Over Mutant, che sono strettamente legati tra loro, valutando come fossero troppo elevati rispetto al ritorno economico previsto. Il processo di adattamento, di cambio delle texture e molto probabilmente anche di modelli avrebbe comportato un impegno che l'editore ha deciso di non intraprendere, data la situazione commerciale ben poco favorevole. Infine, un altro fattore molto importante che potrebbe aver influenzato la mancata pubblicazione è il cambiamento estetico radicale introdotto in Crash of the Titans e in Mind Over Mutant. I personaggi, incluso Crash stesso, avevano subito un restyling più aggressivo e punk rispetto alle versioni precedenti. Questa nuova estetica si discostava notevolmente dal design più simpatico e gioviale che il pubblico giapponese aveva imparato a conoscere, ad apprezzare e ad amare. Le modifiche ai personaggi potevano non essere ben accolte dal mercato giapponese, così come è anche avvenuto in gran parte del territorio occidentale, proprio perché i gusti dei giocatori giapponesi tendono verso uno stile più leggero e cartunesco. È probabile infatti che Vivendi o chi per lei potesse aver previsto un'accoglienza negativa ed essere giunta alla conclusione di evitare del tutto il mercato giapponese per questi due titoli, ritenendo che il nuovo design non sarebbe stato ben accetto, banalmente. Nonostante questa scelta, Crash Bandicoot non è stato del tutto abbandonato in Giappone. Crash of the Titans e Mind Over Mutant arrivarono in realtà sul suolo nipponico, ma importati nella loro versione originale americana e solo su PSP e Nintendo DS. In qualche modo quindi i fan giapponesi hanno avuto modo di giocare questi titoli, seppur con versioni incredibilmente castrate oppure con versioni totalmente diverse, come le versioni per Nintendo DS. Sia in bene per Crash of the Titans DS, sia in male, molto male, per Mind Over Mutant DS. Con il rilascio dell'Insane Trilogy e di Crash Team Racing Nitro Fueled, la serie è tornata a farsi notare anche nel mercato giapponese. Curiosamente, con il più recente Crash Bandicoot 4 It's About Time, Activision ha deciso di utilizzare il design occidentale anche per il mercato giapponese, una scelta che segna una netta rottura con la tradizione passata. Questa decisione potrebbe indicare una nuova strategia per rendere il franchise più universale, riducendo o annullando le differenze estetiche tra le versioni regionali. Questo però lo vedremo in futuro con la nuova gestione di Microsoft, se manterranno un design unico per tutte le zone del mondo oppure torneremo ad avere Kurashu Bandicoot nelle copertine giapponesi. In definitiva, che cosa dire? La mancata pubblicazione di Crash of the Titans e Mind Over Mutant in Giappone è un mix di fattori: calo delle vendite della serie, costi di localizzazione elevati e un cambiamento estetico che poteva non essere gratito dal pubblico giapponese. Gli editori, nel valutare questi elementi, hanno probabilmente deciso di non rischiare un ulteriore investimento in un mercato che all'epoca non sembrava più così ricettivo verso il marsupiale arancione. Bene Crashari, questa è molto probabilmente la risposta al perché questi due titoli non sono mai arrivati in Giappone. Nonostante le simpatiche copertine realizzate chiaramente sul web dai fan, dove appunto Crash of the Titans è Crash 6, mentre Mind Over Mutant è Crash 7.
Fatemi sapere voi che cosa ne pensate riguardo questo argomento. Avreste voluto vedere una versione giapponese di Titans Mutant? Forse avremmo visto, come in Crash Tag Team Racing, una versione modificata del modello di Crash dove era molto più simile a Kurashu Bandicoot? Chi lo sa? Magari in un universo alternativo questi due giochi sono usciti e, molto probabilmente, avevano il design più classico. Commentate qui sotto e instauriamo una bella discussione. Come sempre potete trovare me e tutti gli altri del Crash Bandicoot Zone nei link che state vedendo qui sotto in sovraimpressione in questo momento. Abbiamo il forum ufficiale, il sito contenitore di notizie, una enciclopedia quotidianamente aggiornata sulla serie di Crash Bandicoot. Abbiamo le varie pagine social come Facebook, Instagram, X, Threads, TikTok. Abbiamo anche un canale Telegram. Decidete voi dove andare per entrare a far parte della community più vecchia e più longeva di Crash Bandicoot in Italia. Noi, come sempre, ci rivediamo ad un prossimo video Crashari, statemi bene, e ora e per sempre, viva Crash Bandicoot! Si inizia a morire di caldo, io non ce la faccio più, e ancora è maggio! Arrivati a giugno-luglio morirò, molto probabilmente. Sapete cosa ci vorrebbe? Una donna con due belle borse del ghiaccio da mettersi in testa.